Siamo tornati alla punta scuola e dopo i primi video in cui vi ho insegnato come impostare il vostro scavo, effettivamente come calcolare sia i volumi sedimenti a spostare sia effettivamente l'oro presente, eccoci qua, finalmente per estrarre l'oro presente. Tutto questo e molto altro però dopo la preview. E buongiorno cercatori d'oro, benvenuti nel mio canale se siete nuovi e bentornati invece se siete miei amici a tempo. Grazie per essere tornati a vedere anche questo mio video. Siamo agli inizi della stagione aurifera 2022. Negli scorsi episodi vi ho già delineato qui alla punta scuola i lavori che abbiamo sostenuto nell'arco della scorsa stagione, in particolare per quanto riguarda la prospezione. Ricapitolando per tutti quelli che si sono persi le scorse puntate, in ogni caso io vi rimando la visione, questa è una serie di diverse puntate in cui l'obiettivo è insegnarvi anche a voi a cercare le vostre prime pagliuzze d'oro lungo un fiume. Ci troviamo lungo un fiume che solca la pianura padana piemontese, qui si trovano delle pagliuzze d'oro e ho nominato quest'area aurifera punta scuola. L'oro si trova all'interno di queste ghiaie, ma è necessario prima di effettivamente poterlo vedere ad occhio una setacciatura e un lavaggio. Quindi ci servono pochi strumenti, il lavoro prettamente manuale. Per setacciare sostanzialmente utilizzeremo un setaccio e per lavare invece ci serviranno due famosi ingredienti, l'acqua e una canalina, un palanchino per disgaggiare i sassi, il badile, uno strumento fondamentale in questo contesto, ed infine un setaccio che ci permetterà di setacciare a secco e suddividere i ciottoli sterili in oro dalle ghiaie aurifere. Il prodotto della setacciatura è questo ghiaietto, il quale è molto aurifero, ma ancora non si riescono a conservare all'interno le pagliuzze d'oro. Infatti dobbiamo andare a raccogliere questo sedimento, il quale preventivamente setacciato e depositato sopra questo nylon verrà caricato con questo secchiello e portato alla canalina. Questa è la mia postazione di lavaggio, poco vale rispetto al sito di scavo. Ho costituito un sentiero in cui posso trasportare più agevolmente i secchielli colmi di sedimento aurifero setacciato per il successivo lavaggio in canalina. Qui i sedimenti vengono presi per mezzo di una paletta e posti all'interno della prima porzione della canalina. L'acqua viene incanalata per mezzo di questi nylon che ho portato al fiume e dopo questa sessione di lavaggio andrò a rimuovere ed asciugare. Viene convogliata lungo questo strumento, detta anche canalina, e l'oro va a fermarsi in queste trappole lungo il tappetino. Dopo tanti secchielli laviamo le trappole e si raggruppa in questo contenitore il concentrato con l'oro presente all'interno dei sedimenti auriferi iniziali. Si spera tutto, ma non è sempre detto. L'acqua ci permette di suddividere i sedimenti più pesanti e densi da quelli più leggeri. L'oro è molto denso e andrà a essere depositato e concentrarsi in queste trappole. La canaletta produrrà quindi nell'arco dei lavaggi una quantità di sedimento molto aurifero, detto anche concentrato. Le pagliuzze al proprio interno a questo punto saranno effettivamente visibili, ma converrà effettivamente procedere a un lavaggio di questo concentrato per estrarre solo l'oro, obiettivo dei nostri scavi. Avendo in laboratorio una serie di strumenti i quali mi permettono di suddividere abbastanza facilmente i minerali densi e pesanti dal metallo prezioso, cioè dall'oro, non mi resta nient'altro che al fiume di setacciare e lavare quanto più sedimento possibile. Qui la punta scuola negli scorsi episodi abbiamo calcolato assieme e vi ho insegnato oltretutto
come calcolare anche voi quanto è esteso il vostro deposito aurifero e di conseguenza comprendere che quantità di oro potreste andare a trovare però in maniera preliminare. È necessario quindi ausilio di un piatto, comunemente anche detto batea, per effettuare sostanzialmente dei sondaggi che vi permettono di dire, per esempio, ogni litro quante pagliuzze si trovano, e quindi facendo un ragionamento matematico, comprendendo i limiti del vostro scavo, inoltre segnalando la profondità, poteste andare a calcolare il volume, cioè quanti litri, rapportarli a quante pagliuzze avete trovato ogni piatto e di conseguenza matematicamente avrete un numero, in buona sostanza l'oro che potreste andare a recuperare. Tenendo comunque in considerazione che in questo caso specifico oggi quello che vi mostro è una setacciatura a secco. A mio parere è la setacciatura migliore che vi permetterà di estrarre molto in fretta i sedimenti, di sfruttare naturalmente la gravità per far scivolare lungo la rete i sedimenti sterili, mentre quelli più fini andranno giù dalla rete, passeranno tra le maglie della rete e verranno raggruppati nei futuri sedimenti che andrete a lavare. Setacciamento a secco quindi è una tecnica di setacciatura molto rapida, abbastanza efficiente e soprattutto per movimentare elevati volumi di sedimenti in arco di una giornata. Ci sono 3 pro e dei contro tra la setacciatura a secco e la setacciatura ad umido. La setacciatura ad umido principalmente io adopero in un contesto montano, dove i sedimenti sono ridotti, sono umidi e di conseguenza potrei andare a perdere quel poco di oro che magari potrei trovare. In quel caso specifico inoltre potrebbero esserci anche delle pepite e andare potenzialmente a perdere pepite durante la setacciatura potrebbe essere qualcosa che effettivamente non è il nostro obiettivo come cercatore d'oro. Invece una setacciatura a secco come quella che adopero in questa punta mi permette di lavorare estese quantità di sedimento in poco tempo ed effettivamente perdendo poco oro. Tenete presente che questi ciottolini scartati sono leggermente sporchi al di sopra. Potrei quindi perdere una parte delle pagliuzze d'oro. Quante? Diciamo dal 3 al 7%, sono tante, sono poche, dipende. Se nell'arco della giornata però riuscissi effettivamente a setacciare il doppio del volume che ogni giorno riesco a setacciare ad umido, capite ragazzi che si tratta di perdite oltremodo accettabili. Anche perché avrei sostanzialmente quasi un raddoppio della produzione aurifera giornaliera a fronte di una perdita che si attesta attorno al 10% complessivamente. Adesso qui la punta scuola riesco a recuperare mediamente al giorno mezzo grammo, considerando che comunque lavo moltissimi sedimenti. Ma non è tanto la ricchezza di questa località che faccia sì che io venga qui effettivamente a estrarre questo sedimento, e invece proprio l'interesse a mostrarvi le varie fasi con cui io conduco questi scavi, chiedervi anche voi il vostro parere a proposito di queste tecniche e sostanzialmente condividere con voi le mie emozioni e queste avventure. In questo video quindi vi ho delineato come sto procedendo i lavori lungo la punta scuola. Siamo circa all'inizio dei lavori, ho già lavato effettivamente una ventina di cabassi e abbiamo già accumulato un paio di grammi, i quali vado a farvi vedere nelle prossime sequenze quando andrò a lavare effettivamente
le sabbie concentrate a casa nel laboratorio. In ogni caso, a fronte di un grande lavoro, spero che questa condivisione nei vostri confronti delle mie tecniche, dei miei trucchetti e per quanto riguarda anche creare una sorta di community indirizzata a consigliarci a vicenda le principali tecniche, i principali motivi per cui effettivamente cerchiamo l'oro in Italia ancora oggi, spero che siate soddisfatti. Io lo sono moltissimo e in ogni caso noi ci vedremo nel prossimo video. Fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate, fatemi sapere perché sono molto curioso anche se effettivamente voi stacciate d'umido o a secco e a fronte di quanto oro effettivamente trovate giornalmente. Sono molto curioso, ci vediamo qua sotto nei commenti e noi ci vediamo oltretutto nei prossimi episodi. Mi raccomando, cliccate mi piace qua sotto, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!